Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo prima di tutto a vedere come andrà la vostra settimana. Energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il sentiero. La settimana si apre con qualche dubbio, perplessità, soprattutto su scelte e percorsi da intraprendere, oppure anche per sbloccare situazioni, per portare avanti al meglio un qualcosa che si sta facendo. Di sicuro si possono anche presentare delle nuove opportunità, quindi è una carta che vi vuole vedere ben attivi e presenti, e io direi, anzi aggiungerei proprio riguardo le opportunità da cogliere, il quadrifoglio arriva spesso a portarci delle sorprese, delle possibilità che si aprono, nuova speranza, un ottenimento, una ricompensa, quindi qualcosa di fortuito. Può essere anche a volte un cambiamento decisivo e importante, e vediamo che è una bella settimana promettente, soprattutto con risultati, abbondanza. È ovvio che la carta dei pesci è positiva, onestamente per la maggior parte delle questioni pratiche, lavorative, e quindi ecco che arrivano risultati. Poi può riguardare un guadagno oltre le proprie aspettative, anche una soddisfazione, un qualcosa che arriva. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di fuoco, e quindi abbiamo Ariete, Leone e Sagittario, e anche acqua, tanta acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, anche per chi magari al momento potrebbe non essere proprio interessato all'ambito amore vero e proprio. Però vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta digitale, che a volte spesso, scusate, può portare dei conflitti, una fase di incertezza, di indecisione. Abbiamo visto per scelte da intraprendere, ma non solo, perché le emozioni sono molto forti. Ci può essere agitazione, qualche incomprensione, l'orchidea può essere sia positiva sia negativa, nel senso che se appunto le emozioni sono molto accese, molto forti, allora possono essere incanalate in senso positivo, proprio di apertura, di condivisione, anche riguardo la stessa intimità e passione, che può aumentare e migliorare, però il tutto può arrivare ad un eccesso, quindi per questo secondo me salta fuori anche la digitale a voler dire che qualche tensione, qualche conflitto, insomma, potrebbe destabilizzarvi. Però attenzione, c'è la rosa, quindi o è qualcosa, è vero, di molto forte, che poi ritrova la sua pace, la sua armonia, perché è una delle carte più belle questa, perché parla di sentimento, parla di passione, parla di intesa profonda e duratura, di un coinvolgimento totale, anche di compimento, quindi può anche darsi che a livello personale, di amicizia o famiglia, comunque ci sia un qualcosa che va a risolversi in senso positivo. Per i single cosa possiamo dire effettivamente? Che
È pur vero, magari la presenza di una persona molto stimolante per voi, può esserci un'avventura, un forte coinvolgimento, anche a volte quei classici rapporti di amore e odio, dove c'è una forte attrazione, però magari allo stesso tempo ci sono delle situazioni in contrasto e difficoltà di vario genere. Potrebbe esserci una situazione abbastanza altalenante dove ci sono appunto questi contrasti, però potrebbero risolversi. Altrimenti degli impedimenti e dei blocchi verso un interesse, una nuova conoscenza, però al momento non si sviluppa in un modo per voi abbastanza sicuro da poter dire ok, le cose possono andare avanti, possono procedere. Quindi è una fase di incertezza dove c'è attenzione, dove c'è valutazione e dove potete scegliere effettivamente che percorso compiere. È vero che ci sono dei cambiamenti in fase di evoluzione, quindi bisogna essere pronti ad accogliere quello che accadrà e anche le vostre intuizioni. E adesso vediamo dal punto di vista pratico. Troviamo questo bellissimo cagnolino che è la carta fedeltà, può riferirsi a voi, nel senso che è una buona settimana per compiere esperienze importanti, per ottenere dei riconoscimenti e delle soddisfazioni e infatti rispecchia quello che abbiamo visto precedentemente. Anche avere a che fare con le persone che vi stimano, che non solo vi vogliono bene, qui si tratta proprio dell'aspetto materiale, lavorativo e anche quello che state facendo. Vuol dire che ci sono queste persone che vi seguono, che vi ascoltano, eccetera. Può anche riguardare nelle situazioni più complesse delle difficoltà che vengono risolte o trovare soluzioni a dei problemi che poi verranno risolti successivamente. E infatti questi indicano che siete nel percorso giusto. Ma cosa abbiamo visto sin dall'inizio? Che è importantissimo compiere scelte ben sicure, determinate, quindi bando alle ciance, alle incertezze, cogliere delle opportunità in arrivo, delle occasioni che vi porteranno delle cose positive. Alcune che si andranno a realizzare già nel corso della settimana, quindi abbiamo visto soddisfazione e risoluzione. Altre magari hanno bisogno di un po' più di tempo, però già che incomincia a saltar fuori qualcosa di buono, può essere un'idea, un consiglio, magari anche voi iniziate una nuova fase, un nuovo percorso in un ambito della vostra vita, nonostante magari non si trovano subito dei riscontri e dei risultati, però l'importante è muoversi e potete ben sapere già da queste carte che il percorso, quello che andrete ad intraprendere, poi troverà soluzioni e anche diciamo in senso generico abbondanza successivamente, qualsiasi tipo di progetto. E io direi anche soprattutto chi vuole fare grandi cambiamenti, ma chi è alla ricerca, perché è vero se ci sono delle cose che non stanno procedendo per il verso giusto, saltano fuori delle nuove opportunità da valutare. Ovviamente bisogna fare attenzione perché questa carta del nemico ci fa capire che qualcosa è vero potrebbe essere dietro l'angolo, però magari c'è qualcosa che non fa il caso nostro, oppure se ci viene fatta una proposta prima di accettarla, di valutarla, oppure magari ci possono essere dei rallentamenti, degli impedimenti che però sono ostacoli passeggeri che poi verranno superati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!